a tutti o buonasera a tutti, insomma, quando lo vedrete, perché comunque è registrata. E volevo prima ringraziarti per essere venuto insomma in trasmissione a intervistarmi. Grazie a Devo te. dire la verità, lo sai, te l'ho chiesto tempo fa e avevo proprio piacere che fossi tu. E forse questa è una delle 3 metamorfosi che hai attuato, da scrittore a intervistatore, va, diciamo così. Poi in futuro scopriremo le altre 2. Oggi praticamente mi ritrovo da quest'altra parte a rispondere come autore sul mio libro che è L'elezione immaginata, che parla delle elezioni del 2020 vinte in maniera irregolare da Biden. Diciamo che una delle prime cose che mi sono segnato e che mi ha colpito è questa frase di Parmenide che citi: se acquisisci uno sguardo di indagine in ogni senso e in tutte le cose, ti accorgerai che anche quelle che appaiono in profondità sono solo una faccia della verità. Allora, partirei da qua, forse questa cosa si approfondirà meglio durante l'intervista. Allora, nel libro diciamo, fai un excursus anche su quella che è la storia americana, e si potrebbe sintetizzare anche con la storia mondiale. C'è una piccola parabola nei primi capitoli del libro che hai chiamato Storia Fantasy usa e getta. Ci sono questi David, che penso non sia difficile leggere come il mondo sionista, che entrano a gamba tesa ad un certo punto della storia nella vita statunitense, riescono in qualche modo a farsi firmare, diciamo, un contratto per la gestione della USA Popular Reserve, privatizzandola e trasformandola nella US Corp Reserve. Partirei da qua, se vuoi, se per te va bene, cioè se hai voglia di spendere 2 parole su questo, che penso sia un passaggio enorme di consegne del potere. Allora, io nei miei libri uso sempre una cornice fantasy, quindi anche Guerre spaziali su pianeta scuola e anche questo qui, e anche il terzo su cui sto lavorando, mi appoggio su una cornice fantasy, perché in effetti il mondo che noi viviamo non è un mondo reale, ma è un mondo proiettato tramite le TV. E quindi spesso pensiamo che sia reale, ma poi nei fatti non lo è. E quindi praticamente la cornice fantasy mi aiuta poi ad accompagnare il lettore nel comprendere, no, che molte sono storie che ci raccontano, e quindi io con le storie mi accompagno poi per raccontare la dimensione di realtà. La frase di Parmenide mi ha molto colpito e mi riporta a Erving Goffman, che praticamente era un sociolinguista che diceva che la società è un teatro. E poi, e quindi noi vediamo, no, questo teatro che si muove, che realizza delle azioni, e poi c'è un retroscena che è rappresentato poi dalle persone potenti, che è rappresentato dai politici, che è rappresentato da tutta una serie di personaggi che poi muovono o dettano i tempi agli attori, no? Quindi poi noi li chiamiamo anche attori sociali, no? A volte la sociologia definisce le persone attori sociali, eccetera. E quindi da questo retroscena si muovono i fili. Questo concetto di Goffman è comunque un concetto che anticipa la televisione, quindi poi con l'avvento della televisione è ancora più forte, perché noi da questa scatola che abbiamo di fronte vediamo che ci vengono proiettate delle immagini e pensiamo che sia realtà. Dopo ti lascio in descrizione un video di Tiziano Ferro che si presenta a Verissimo, già la trasmissione si chiama Verissimo, ti fa comprendere insomma no, come loro usano le parole per farti capire che una dimensione sia tale, e si presenta a Verissimo e parla insomma con la presentatrice che non mi ricordo mai il nome, e dopo insomma una serie di chiacchierate canta una canzone, si alza, si muove, va a cantare questa canzone, e verso poi il minuto 38-40, ripeto, la metto in descrizione, fa capire che Tiziano Ferro non era in studio con lei, ma era a New York ed era stato proiettato un ologramma nello studio di Mediaset, eccetera.
Allora, questo vi fa capire che tutto quello che viene mandato dalla televisione può subire veramente delle manipolazioni incredibili. Cioè, un ologramma affiancato alla presentatrice sembravano uno a fianco all'altro che stavano conversando, invece erano uno in continente e uno in altro continente. Torno poi alla questione di vedere dietro, insomma, no, in retroscena, di vedere in profondità per cercare la verità di Parmenide. E esprimo un altro concetto che è importante, che è quello di trust. No? Io e te siamo delle persone vive, no? Nel concetto ci definiamo uomini vivi, ok? Ma quando passiamo ad altre persone che possono essere un politico, un attore, un qualcuno di importante, un principe, un re, eccetera, non sono più uomini vivi, ma parliamo di un altro concetto che si chiama trust. Cioè, in effetti, sono persone che hanno talmente potere, che può essere sia economico, sia potere legislativo, sia potere di governare o meno uno Stato, sono dei trust. Credo la metafora sui David si legga abbastanza chiaramente. In realtà è sotto, diciamo, l'hai messa giù in modo un pelo teatrale, ma è, credo, abbastanza facilmente leggibile, insomma. Quindi mi incuriosiva questo passaggio di cambio di potere che porta dal, se mai è esistito realmente un periodo in cui il dettato popolare era espresso realmente dalla politica e da un certo punto diventa tutto assolutamente un teatro manipolato dal potere privato. E questo potere privato, penso che ormai si possa dire senza sconvolgere nessuno, è ampiamente governato dal mondo sionista. Sì, nel libro lo scrivo pure quando è avvenuto questo cambio di potere, ed è fine 1800 in effetti, no? Quindi spiego che cosa è successo. Cioè, in Europa questo cambio di potere è avvenuto agli inizi del Novecento e hanno contribuito le due guerre, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, che sono state un escamotage proprio dei David, in effetti, per portare, vabbè, i David sappiamo tutti chi sono, insomma, no? I ricchi banchieri che nominiamo sempre. Vabbè, alcune cose non le possiamo dire perché sennò ci bloccano il video, insomma, perché siamo in piena democrazia e libertà, quindi possiamo dire quello che tagliano i video. E quindi praticamente queste due guerre sono state organizzate per dirottare oro, quindi per svuotare la base d'oro sotto le monete di allora, e quindi praticamente per dirottare tutta una sorta di potere e di valore sul dollaro. E le due guerre sono servite a indebolire la sovranità dei popoli, indebolire il loro potere economico e quindi a indebitarle. Nel momento in cui le due guerre hanno indebitato l'Italia, la Francia, la Germania e tutta una serie di nazioni, queste nazioni si trovavano costrette a dover ricostruire, perché poi le bombe creano macerie e ricostruire palazzi costa. E a un certo punto in Italia, insomma, è successo tra il 18 e il dopoguerra, la seconda guerra, in cui l'Italia ha ceduto sovranità a questi David, tra virgolette, alle banche, alla corporation, è diventata anch'essa una corporation. Quindi oggi si chiama Italy Republic of, no? Questo of significa di qualcuno, e già immaginiamo di qualcuno. Chi sarà? Sono gli Stati Uniti e il SEC degli Stati Uniti. Cedendo questa sovranità, poi ci hanno mostrato di essere in uno Stato, in una Repubblica, ma non è così. E peraltro nella Costituzione c'è anche scritto che noi in effetti sottostiamo una serie di corporation, eccetera. E quindi questo è il passaggio, cioè nel senso che a fine 800, peraltro nel libro cito anche un politico, un governatore repubblicano che nel momento in cui interpella il capo di Facebook su una serie di censure che ha fatto, usa la metafora insomma, dei banditi che hanno fatto mercato, cartello e hanno stravolto poi gli equilibri finanziari e economici in America, ma poi anche nel mondo. Torno alla questione del trust perché, vai, dici.
No, volevo solo aggiungere che è molto importante il tuo libro perché è assolutamente fruibile a chiunque e siamo in un momento storico molto particolare in cui è fondamentale rompere questo velo che hanno tirato per separare le due categorie umane, dando l'etichetta di complottisti o di complottismo a qualsiasi cosa che infastidisce sostanzialmente il potere costituito e, e molta gente si rifiuta anche solo di andare a guardare quella roba come se fosse una malattia contagiosa. Io penso che informarsi sia sempre, se uno ha una testa funzionante, non ha paura di andare a leggersi qualcosa di, non so, anche di diverso da ciò che ritiene giusto o non giusto, si informa, poi trae le sue conclusioni, non c'è nulla di ipnotico nell'informazione, se cambi idea è perché quel tipo di informazione ti ha convinto di qualcosa, altrimenti rimani delle tue idee e la roba finisce lì. E, ed è molto importante perché questo continuo ripetere delle parole chiave le trasforma in delle caricature, in delle macchiette, anche se poi sono in realtà fondamentali, no? Cioè la gente risponde nei commenti sotto dei video sempre con frasi fatte tipo quando ti vuole sfottere parla dei poteri forti e a quel punto tu a forza di ripetere la parola poteri forti la privi di qualunque significato o in qualche modo la ridicolizzi. Ma voglio dire, solo un demente potrebbe pensare che non esistano dei poteri forti, se ci sono entità che hanno fondi, non so come dire, più abbondanti di quelli di uno Stato. È evidente che hanno un peso e un'influenza sia politica che fattuale. Comunque. Guarda, questa cosa che hai detto tu l'ha ripetuta ultimamente Dugin, che è uno dei più grandi sociologi al mondo, ha usato proprio le tue stesse parole, cioè ha detto che a furia di, cioè si sta abusando del termine deep state per diminuirlo a quella parte di popolazione e quindi, tra virgolette, annullarlo come pericolo. Quindi hai un pensiero che è comune a uno dei più grandi sociologi al mondo vivente, insomma. Sì, sì, non credo sia niente di sconvolgente, nel senso che questa roba qua c'è stata anche rivelata, quindi molti piani, molte azioni intraprese dai governi oggi sono leggibili e quella di ridicolizzare chi ti è in viso è una delle tecniche più usate in assoluto. Alla fine ci arriveremo anche per quanto riguarda Trump nel tuo libro, cioè è uno dei primi passaggi. Io l'ho sintetizzato, quel tipo di potere ha una strategia in 3 fasi. La prima è ridicolizzare. Se non riesce, passa alle vie legali. Se non funziona neanche con quelle, ti sparano. Sostanzialmente questo modello qua lo puoi ritrovare dappertutto, cioè Dappertutto. appunto da Kennedy a Trump a, ma che ne so, a tutto quello che vuoi, insomma, è sempre lo stesso motivo che torna. Allora, vediamo un po'. Non vado troppo a fondo nella parte più teatrale perché è molto bella e secondo me chi se la legge, insomma, non voglio rovinare la lettura. Quindi farei direttamente un salto sul Russia Gate che viene trattato nel libro, cioè quel momento in cui Trump viene accusato di essere sostanzialmente al soldo dei russi. E tutto questo è prima che si inasprisse così tanto la faccenda della Russia, insomma, ancora apparentemente non stava minacciando nessuno, ma già nei palazzi del potere era tutto un parlare di Russia e del pericolo russo, che non si capisce da dove arrivasse, che ancora non c'era nessun... Non so, se vuoi parlare un po' di questo I russi sono un pericolo perché sono una delle poche nazioni che non è iscritta al SEC, quel SEC di cui parlavamo prima, quindi sono realmente Stato e non sono corporation come noi, eccetera. Poi noi abbiamo 3 capri espiatori nel mondo, sono i russi, i cinesi e gli iraniani, in effetti. Quindi quando succede qualcosa o è colpa di uno, o è colpa di un altro, o è colpa dell'altro Stato. Guai a pensarla diversamente, perché se la pensi diversamente vai a finire in quella fascia che dicevi tu, praticamente, che ci definiscono complottisti. Io invece praticamente è un termine mio, cioè io mi sento un complottologo, cioè io i complotti li studio. I complottisti, come diceva Giulietto Chiesa, sono coloro che invece i complotti li fanno. Okay?
E quindi anche relativamente al Nord Stream, che era un tubo del gas che arrivava in Germania, che era di proprietà della Russia, e i russi portavano il gas alla Germania, praticamente nel momento in cui è stato bombardato sott'acqua e si è capito chi è stato, hanno dato la colpa ai russi, cioè praticamente è come se tu hai una macchina tua, vai, te l'autobombardi perché non si sa per quale motivo. Poi dopo è emerso, in effetti, quando stavano uscendo le responsabilità reali, si è detto che praticamente è stato un sub ubriaco ucraino che è sceso sott'acqua, ha messo la bomba e praticamente... Poi a estreme profondità, perché se non erro, insomma, comunque questi tubi passano a profondità in cui l'uomo non può arrivare, quindi queste sono le balle che ci raccontano i media, eccetera. Ne E parlava infatti, ieri sera Nikolai Lilin, raccontando che ha un amico, non ricordo se svedese o comunque del nord Europa, che è un militare, insomma, è un suo caro amico che conosce da tanto tempo, e gli ha fatto delle domande proprio su questa questione qua, e lui gli spiegava che sono operazioni di una tale difficoltà e di una tale complessità che è ridicolo anche solo pensare, ma persino che possano averle fatte gli ucraini, cioè ci vuole un apparato di roba per mettere insieme un'azione talmente complessa come distruggere un tubo a migliaia di metri di profondità in mezzo all'oceano, che è ovvio, cioè chi sono i mandanti, anche chi sono gli esecutori, è abbastanza ovvio. vabbè, poi abbiamo avuto la vicenda del Baisan, che sarebbe quel veliero che ha affondato, che ospitava parecchie persone per bene dentro, che ha affondato a pochi metri e non avevamo le strutture adeguate per scendere sott'acqua e praticamente risolvere, insomma, le varie analisi da fare sul veliero, le varie ispezioni, eccetera. E qualcuno ha fatto la battuta: mandateci il sub ucraino ubriaco che è sceso e Certo, ha bombardato, insomma, il Nord Stream. Quindi, col per dirti boccaglio dove e siamo tutto. arrivati, e ci beviamo tutti, e poi sono loro che ci cantano la canzoncina, io non me la bevo, ma fondamentalmente poi ce la fanno bere, non è che loro non se la bevono, ce la fanno bere. La cosa sconvolgente non è neanche tanto questa, secondo me, è che quando poi viene fuori quella che è, somiglia a essere la verità, cioè un premio Pulitzer ha raccolto dati, Simon Hirsch, ha raccolto dati, ha spiegato chi è stato e tutto il resto, ma anche una volta che la verità viene portata a galla, sembra che non freghi più niente a nessuno, o comunque non porti conseguenze, cioè sembra non esserci più un apparato legale di tutela. Cioè sono fatti di una gravità assoluta, quello è un atto terroristico a tutto tondo, cioè un paese ha fatto un atto terroristico su un altro paese, ed è un po' come, eh, cioè i tedeschi si stanno comportando un po' come i giapponesi, che sostanzialmente per la ricorrenza dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki invitano gli americani e non i russi. Perché veramente stanno quasi facendo passare il messaggio che in realtà le bombe atomiche gliele hanno tirate in testa i russi, anche se lo sanno anche i sassi chi è stato a tirargliele. Però questo, noi abbiamo una certa età, forse non ci pensiamo, ma le nuove generazioni che magari non hanno particolarmente voglia di studiarsi tutta la storia passata, cioè finiranno veramente per bersi ste cazzate qua. Cioè, Vabbè, Davide, scusami, hanno fatto passare alla commemorazione dei bombardamenti di Cassino che le bombe le avevano buttate i tedeschi, quando poi alla fine invece avevano bombardato gli americani. Quindi, cioè, questo è il livello dell'informazione che ci ritroviamo, e se non voltiamo la faccia a questi media, a questi giornali, cioè io penso che veramente alla fine loro ci possono raccontare qualsiasi cosa. Questo è il sì, livello. Mm. la discriminante oggi la fa la rete, insomma, il fatto di appunto andare a... guarda, io non sono mai stato né mi sono mai ritenuto un complottista nella maniera più assoluta. Diciamo che durante la Davide, pandemia, pantomima, se no ci bloccano il video. ok, Pantomima. pantomima, e, e ho cominciato ad andare, cioè mi sembrava tutto talmente follemente teatrale che ho detto va bene, cioè se è tutto così un teatro dell'assurdo, allora andiamo a vedere chi sono davvero sti cavolo di complottisti, che cosa dicono. E non so come dire,
chiaramente ho dovuto discriminare per un certo periodo, perché anche dentro quella che è questa fantomatica area del dissenso c'è dentro di tutto, cioè gente spostata di testa a gente estremamente preparata. Quindi chiaramente all'inizio devi un attimino barcamenarti e cercare di vedere come arrivare alle cose concrete, però poco alla volta diciamo che la scrematura in questi ultimi anni si sta facendo anche da sola, insomma le persone serie sono andate avanti, quelli che raccontavano cavolate sono rimasti quello che erano, e quindi oggi c'è modo per informarsi, bisogna soltanto appunto avere forse ma neanche l'intelligenza, non so come dire, la addirittura morale di ammettere che metà delle cose in cui credevi sono delle cazzate, cioè sono una recita ma talmente grossolana che non vale neanche la pena stargli dietro. E Ma quindi se vuoi infatti io sapere quando ho parlato di uomini vivi e trust, volevo arrivare a questo concetto qua, cioè nel senso che noi immaginiamo che molte delle persone VIP potenti, importanti, tra virgolette, importanti, che conosciamo, siano degli uomini vivi, insomma, invece sono soltanto dei trust. E in qualche altra trasmissione ho fatto l'esempio, ho chiamato, tra virgolette, con una metafora, una sorta di cantante muratore, no? Per dargli un nome così. E ho detto, se Muratore è un grande cantante che riesce comunque a vendere tanti dischi, a produrre, che ne so, 20 milioni di dollari all'anno, no? E questo praticamente crea una sorta di rendita rispetto alla sua casa discografica. Siccome nel momento in cui lui firma il contratto con la casa discografica, cede i suoi diritti alla casa discografica, quindi anche i diritti d'immagine, lui come uomo vivo non esiste più e inizia a esistere come immagine, ok? Come trust. Mettiamo per assurdo l'esempio che Muratore prende la sua auto, fa un incidente e muore, ok? Nel momento in cui Muratore muore, la casa discografica si trova ad avere questi diritti d'immagine in mano, no? E fa dei calcoli, perché poi chiunque fa dei calcoli dice guarda, questo era all'apice o all'inizio della sua carriera, se adesso produceva 20 milioni di dollari all'anno, praticamente da adesso a 10 anni avrebbe prodotto anche 1 miliardo di dollari, ok? Se invece la sua morte, analizzando e facciamo una proiezione da adesso a 10 anni, avrebbe portato a 100 milioni di dollari, qual è il discorso più conveniente? Quello di fingere che questa persona, avendo i diritti d'immagine, è ancora viva, si porta su un palco un sosia, si portano una serie di persone, capito? Oggi abbiamo anche questi aggeggi che riescono a cambiare, a modulare la voce, a cambiare, a ripetere la voce delle persone. E quindi praticamente queste persone sono vive come trust, quindi probabilmente sulla Terra in questo momento ci saranno tanti artisti che non sono più loro e sono stati sostituiti ma solo per una mera questione economica, perché si sono fatti i calcoli e forse, ripeto, poi loro, questo Muratore non è neanche un nome suo, magari si chiamerà Mario Esposito, Gennaro, eccetera, eccetera. E il Muratore è il nome d'arte, quindi tranquillamente ci posso mettere Davide Clemente con una maschera, posso mettere Giuseppe Mosco che somiglia di più a questa persona, oppure uso deepfake, ci sono tantissimi mezzi e l'abbiamo visto anche con la questione di Tiziano Ferro che da New York veniva proiettato tranquillamente in uno studio in Italia. Quindi questo fa comprendere poi che se questo discorso dell'artista lo proiettiamo anche a un politico, ma secondo voi nel momento in cui un politico ha delle redini in mano e fa un incidente e muore, che cosa si fa? Si arriva di nuovo alle elezioni? Non si andrà mai alle elezioni, ma si procederà lentamente fino a quando non si arriverà a successive elezioni. Questo vale per un re, infatti si vocifera che praticamente la regina d'Inghilterra sia morta molto tempo prima di quando l'hanno comunicato, e se uno dice vabbè ma questa cosa che stai dicendo è assurda, poi ci sono i protocolli, vatti a leggere i protocolli e loro hanno delle restrizioni di divulgazione di morte e lo possono fare solo dopo mesi, ma anche perché questi essendo trust, cioè comunque ci sono diritti di successione, bisogna comunque cedere delle aziende, bisogna fare, cioè sono tutta una serie di processi da fare e sono persone quotate in borsa. Immaginate che cosa succede, che all'improvviso viene comunicato che Muratore muore, cioè il suo titolo in borsa, siccome è quotato, crollerebbe.
e porterebbe a dei disastri economici. Allora, per comprendere poi tutto il libro bisogna comprendere anche questi passaggi, cioè noi pensiamo di vivere in un mondo reale, ma fondamentalmente è artefatto perché viviamo e ci presentano delle persone che invece sono soltanto dei trust, insomma, dei nomi sulla carta che rappresentano un qualcosa di economico, di potente, di politico, eccetera. Secondo me la cosa veramente bella del tuo libro, veramente interessante, è che riesce a portarti tutti i fatti di ciò che è accaduto durante la prima elezione, insomma le elezioni del 2020, fino ai giorni nostri, tutto il casino che è successo. Cioè, analizziamola un pezzo alla volta questa teatralità, in modo che anche le persone diffidenti abbiano modo di capire come funzionano questi processi, come si muove questa gente, che cosa è successo realmente. Perché se non hai accesso a internet, se non vai... Scusa che mi si è aperta una finestra qua. Ok. Se non vai a verificare le informazioni e ti abbeveri soltanto alla televisione o ai giornali, cioè non solo queste cose sembrano folli, ma sembrano folli persino quelle che in realtà sono stradocumentate, che sono tutte le cose che citi nel tuo libro, che sono realmente ciò che è accaduto, che è più, cioè non documentato, stradocumentato. Poi il fatto che non abbia generato conseguenze, questo è un altro fatto ancora da analizzare. Tu lo sintetizzi con una bellissima frase, dov'è che è? Allora, dammi un secondo. Da Al Gore a Trump la giustizia è politicizzata, la tecnica è quella di sentenziare non esprimendosi. Cioè sostanzialmente anche quando poi si arriva alle vie legali, semplicemente non viene espresso un giudizio. Quindi, non lo so, accusi Trump di aver preso soldi da questo, da quell'altro stato, di aver fatto, disfatto, eccetera, eccetera. Ci sono delle, come si dice, delle indagini. Queste indagini rivelano che non solo non è stato così, ma che qualcuno ha messo in piedi tutto sto casino per screditarti, eccetera, eccetera, ma non succede niente. Cioè nessuno finisce in galera, nessuno ha delle penalità di qualche tipo, niente. Cioè si lascia passare un po' di tempo, in modo che l'interesse della gente cominci un attimino a sciamare, si fa finta che che venga istituita una causa o insomma che il tribunale lavori, però dopo non c'è nessuna sentenza. Si lascia cadere nel dimenticatoio. Molte cose che hai messo sulla brace sono cose importanti, ma che vanno contestualizzate. Vorrei tornare un attimino al libro e a tutta la scansione temporale delle prime elezioni, di quello che è accaduto e del fatto, cioè ritengo questo libro molto importante, nonostante tratti le scorse elezioni, fondamentale per capire il presente, come siamo arrivati al punto in cui siamo. Quindi secondo te, io ho la tendenza a fidarmi poco degli uomini di potere in senso generale, ed una delle cose che mi lascia sempre molto interdetto è quando ti pilotano solo verso due opzioni, quindi c'è un buono e c'è un cattivo, poi ognuna delle fazioni interpreta per buono uno dei due, per cattivo quell'altro. Però ho sempre la tendenza a rimanere critico quando vengo pilotato forzatamente in una direzione, quindi Trump sembra sicuramente essere in questo momento un punto di rottura forte verso quello che si è rivelato essere un potere assolutamente mafioso, perché non saprei come altro definirlo, se non usando epiteti peggiori. Però comunque è un uomo che viene da contesti che difficilmente possono essere visti come vicini al popolo. È un miliardario circondato da un certo tipo di gente. Perché qualcuno dovrebbe fidarsi del fatto che questa persona non sia semplicemente una continuazione di un programma
in quello che sta succedendo mi sembra che ci sia il tentativo forzoso e continuo di far fare alla Russia il primo passo, non so, del lancio di testate nucleari, per esempio. Nessuno vuole essere il primo, e allora c'è questo continuo scambio per tentare di fargli fare la mossa sbagliata. Se questa cosa funzionasse, se per esempio i russi lanciassero una testata atomica da qualche parte, anche di piccolo, insomma, non qualcosa che distrugga mezzo pianeta, ma comunque una testata nucleare, a quel punto tutti si sentirebbero legittimati a usare questo tipo di armamenti. Figuriamoci cosa potrebbe succedere in Medio Oriente. Ecco, questa è, diciamo, la cosa che preoccupa un po' me. E poi, vabbè, da qualche parte mi piacerebbe non fare un torto al tuo libro, che è veramente molto ben esposto, e se vuoi in qualche modo raccontarci appunto pezzo per pezzo come si svolge, al di là poi delle nostre divagazioni su ciò che sta accadendo. Vabbè, in effetti la storia, l'hai detta tu, inizia dalle elezioni con la Clinton del 2016-2017, che sono state importanti perché anche allora ci sono state chiamiamole interferenze, ci sono state le interferenze straniere, e ci sono state le interferenze occidentali che hanno proiettato documenti, fondi e una serie di cose su uomini che facevano parte del governo Trump, per dimostrare che comunque c'erano dei collegamenti con i russi, delle collusioni con i russi e una sorta di svendita degli Stati Uniti ai russi. In effetti, perché sono state importanti? Cioè, premesso che dietro a certe operazioni c'è un esercito che è stanco da anni di vedere un Occidente che praticamente va e distrugge, insomma, l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Afghanistan, eccetera. E quindi praticamente c'è una manovra dell'esercito, lo racconto anche nella storia fantasy, in cui racconto che Trump è appoggiato dall'esercito. E quindi in effetti, come in una partita a scacchi, è come se loro fossero riusciti a prevedere queste contromosse, cioè la Clinton era super favorita, perché spesso poi questi sondaggi lasciano il tempo che trovano, anche adesso insomma davano per favorita la Harris, eccetera, e tutti si aspettavano poi di riuscire a influenzare con questi sondaggi insomma molto manipolati l'opinione pubblica. Nel momento in cui praticamente invece il giorno dopo si sono trovati con la vittoria di Trump, sono andati nel panico e si sono dovuti inventare questo Russia Gate e quindi spostare questi fondi, eccetera. E quindi questo passaggio poi è stato importante perché l'avvento di un certo Durham, che praticamente è un procuratore che ha indagato, ha poi dopo alcuni anni scagionato tutte queste persone che erano state accusate dal deep state americano e anche dai democratici, e invece è nato un controgate, che non è più il Russia Gate, dove hanno indagato una serie di persone. È stato indagato anche un certo Sussman, che è l'avvocato della Clinton. Queste elezioni del 2016 sono state importanti perché hanno portato poi alla strutturazione dell'ordine esecutivo 138-48, che prevedeva tutta una serie di correttivi, li chiamo correttivi anche del libro, per proteggere e salvare le elezioni del 2020 da eventuali brogli o interferenze di stati esteri. A volte quando parliamo di televisioni, quando parliamo di altre corporation e tutta una serie di cose, non parliamo di enti americani, ma spesso, per esempio alcune TV americane, non faccio i nomi, ma le cito anche nel libro, praticamente sono corporation che appartengono ad altre nazioni, neanche agli Stati Uniti, e si sono permesse, per esempio, in alcuni momenti di togliere l'audio a Trump e di maltrattarlo in TV in diretta. Una persona che allora, in quel momento del 2020, fino al 21 gennaio, sarebbe stato ancora il presidente degli Stati Uniti. Okay? Nel libro la racconto bene, quindi se volete comprendere e recuperare questa parte, leggetela.
E questo è anche un modello di interferenza. Infatti, nell'ordine esecutivo, e lo spiego nel libro, cioè, fa un passaggio che è chiarissimo, anche far immaginare delle elezioni vinte da un'altra persona, praticamente, quindi attribuire un merito dopo dei brogli a un'altra persona, sarà portato a dei correttivi che tutti quanti noi ci aspettavamo che fossero federali, statali, dei tribunali, della Corte Suprema, sentire la controinformazione parlare e riempirsi la bocca di Corte Suprema. Invece i correttivi erano militari. Viene spiegato bene anche nell'ordine esecutivo. Si parla di difesa, si parla di Pentagono. E quindi una volta praticamente emersi i brogli, poi toccava alla corte marziale stabilire cosa fare, perché l'abbiamo visto poi con una serie di accadimenti prima, insomma, che la Corte Suprema, i tribunali, come hai detto benissimo anche tu, non hanno mai tempi effettivi per poter intervenire, ma in effetti assegnano poi la via più pratica. Quindi teoricamente se uno commette delle frodi e vince le elezioni, poi è quello che rimarrà per 4 anni, ed è quello che formalmente è successo negli Stati Uniti, cioè formalmente è stato acclamato, perché poi Trump non ha mai riconosciuto le elezioni a Biden, è stato acclamato dai TG perché sono stati i primi a riconoscere la presidenza a Biden che invece poi aveva un'elezione che non era stata certificata da una serie di stati che io poi cito nel libro, eccetera. Quindi è tutto un gioco praticamente in divenire che non è avvenuto poi, no? Nel senso, quindi Biden è stato, e si può dire ufficialmente, il presidente eletto dalle TV. E quindi da qui nasce anche il nome dell'elezione immaginata. Ne parla il 138-48 dicendo che sarebbe stato reato far immaginare una presidenza che non era. Certo. Quindi cioè, il titolo, la storia è più reale di quanto è legislativa. Non stiamo parlando, cioè qualcuno dice ma tu di che documenti stai parlando? Parlo di atti di ordine esecutivi della Casa Bianca. No, no, nel libro è tutto, sono citati articoli, numeri, codici, è molto ben documentato. Vedere gli ultimi 6 mesi della presidenza Biden, cioè, e pensare che fosse lui realmente che stesse governando in pratica il mondo, cioè almeno il mondo occidentale, è ridicolo. Cioè, è ovvio che ci sia qualcuno dietro, ma ogni volta che ne parlo con qualche amico e gli dico, cioè cazzo, è abbastanza, scusate, è abbastanza evidente, no? Si paralizzano lì, è come se la faccenda non gli interessasse nemmeno, cioè, ma è ovvio che c'è qualcuno dietro, e finché non capiamo chi è questo qualcuno dietro, non so se sarà possibile cambiare queste dinamiche, perché è come affrontare un nemico fantasma, cioè non sai chi è, si nascondono dietro le banche d'affari, si nascondono dietro cioè, chi realmente sta comandando non lo vedi mai, probabilmente cioè non sono neanche nomi particolarmente noti. Però Diciamo, Davide, ti interrompo un attimo io. Qua è un po' come la questione, chi c'è dietro Biden, è un po' la questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, no? Cioè, ottimisticamente una serie di persone, il bicchiere è mezzo pieno e praticamente quindi dietro Biden ci sono dei poteri buoni, forti dell'esercito che stanno cercando di raddrizzare un sistema che da fine 1800 praticamente prevedeva e calcolava soltanto la schiavitù dei popoli, insomma, no? Poi dietro invece Biden. puoi pensare che il bicchiere è mezzo vuoto praticamente e che quindi che dietro Biden ci sia uno stato ombra dei David praticamente che sono sempre loro a governare tutto, eccetera. Però il problema è questo che cioè, nel libro ho messo tutti i documenti che poi vanno a dimostrare che invece il bicchiere è mezzo pieno, cioè, e chi ha seguito certe vicende, noi parliamo di demenza Biden non dallo scorso settembre, noi parliamo di demenza Biden Dall'inizio. da novembre 2020, insomma, cioè certe cose erano note, certe azioni, cioè a un certo punto i primi di gennaio, insomma, si girava e salutava tutti quanti così e poi non c'era nessuno di fronte. Però sono Quindi state cose camuffate dai TG e poi sono esplose nel momento in cui si sono resi conto che questo personaggio presentandosi alle elezioni praticamente non avrebbe mai vinto contro Trump e quindi hanno poi cercato di inserire un discorso Kamala Harris.
Ma, cioè, quindi secondo te mi stai dicendo che chi sta dietro sta già predisponendo tutto perché vada nel verso giusto, facendo fare le cose sbagliate ai cattivi, diciamo così. Non so se Sì, ho ma capito. l'ho scritto anche nel libro, no? L'ho spiegato, ho parlato praticamente della fuga dei topi, cioè ho detto che se, puta caso, ma noi abbiamo sentito anche dei politici parlare in Italia, abbiamo sentito con accanimento la Botteri racconta la sconfitta della Clinton, dice guardate ma noi ci siamo impegnati tanto, tutti i giornali abbiamo parlato bene, male di questo Trump, poi alla fine andiamo a vedere ha vinto lui. Ma allora che è servito che noi abbiamo fatto tutto questo lavoro concertato per parlare? Cioè il web ci ha battuto, in effetti questo è stato il riassunto della sua affermazione, no? E l'abbiamo visto poi anche nel 2020 quando, cosa detta prima, quel giornalista gli sbatte la linea, gli chiude la linea, eccetera, no? C'è stata una grande concertazione dei giornali affinché certe cose praticamente prendessero un certo senso. Se la vittoria di Trump poteva portare comunque a questo sistema al collasso, no? Il loro sistema, quello del deep state, ci sarebbe stata una fuga dei topi, no? Che era incredibile. E invece praticamente il procedere piano piano non solo ha esposto, come hai detto tu prima, la questione in Ucraina, perché infatti questa esposizione è servita a questo, è servita anche a vivere quel periodo di restrizioni, quel periodo, cioè, perché poi mi viene un giornalista, cioè un politico del PD mi viene a parlare di perdita di democrazia e poi dopo con Biden viviamo il periodo della tessera verde in cui praticamente veramente siamo arrivati alla dittatura. Quindi c'è tutta una serie di paradossi che con la vittoria di Trump non sarebbero potuti avvenire. E nel libro lo spiego bene, no? Questo passaggio, insomma. Tutto questo meccanismo che descrivi Mm. sostanzialmente è come se si rivolgesse alla consapevolezza delle persone, ma ritenesse del tutto ininfluente il loro giudizio espresso col voto, tanto per dirne una. Mm, Ma guarda che Perché è l'unico come se voto che avvenisse una lotta di potere da una parte e noi fossimo solo spettatori. Quello che mi chiedo io è a che cosa serviamo allora? Cioè sostanzialmente se la suonano e se la cantano completamente tra la di loro. dimensione voto che stai raccontando è la dimensione voto che esiste soprattutto in Occidente, no? Ma già il fatto che comunque si usano dei macchinari che possono essere comandati dai satelliti e dirottare i voti, si usino delle schede praticamente postali che possono essere contraffatte, allora già rispondo a questa domanda. Okay? Io sinceramente non voto più da tempo perché sono conscio di questo meccanismo. Ho qualche Eh, problema anch'io ultimamente, ma eh, quindi, e come ho detto forse nell'intervista con te, cioè quei partiti, quando abbiamo parlato di paragone, eccetera, sono serviti poi a orientare il 3% delle persone verso un determinato voto, che è un voto poi di quorum, no? Perché quello è stato un voto di quorum, cioè forse hanno raggiunto, se lo hanno raggiunto realmente o non l'hanno raggiunto con altro, insomma, il 50% grazie anche a quel 3%, ok? ma perché Però, storicamente, eh? scusa, perché storicamente non ci troviamo in una realtà dove noi siamo semplicemente dei sudditi e queste due potenze hanno scambi tra di loro e fine del discorso? Cioè, a cosa serve coinvolgerci nel voto, nella vita politica, se Perché in effetti è tutta una dinamica di risveglio, cioè nel senso che se tu pensi di essere in democrazia, allora in effetti non cerchi di... e spesso il calcio serve a questo, no? È stato definito spesso l'oppio dei popoli, dei poveri, eccetera. Cioè, allora, io l'ho scritto nel libro, io ho parlato di finzione giuridica, no? L'ho spiegato, non so se sei arrivato in sì, certo. quel punto là. Cioè noi siamo attorniati da un diritto che è fatto di finzione giuridica, cioè praticamente tutto quello che viviamo anche a livello giuridico è un teatro. Ma Musk ultimamente è intervenuto, ha detto guardate, magistratura italiana, eccetera, eccetera, stiamo per arrivare da voi là. Che cosa significa questo, Davide? Significa che l'Italia non ha, nonostante poi qualcuno
il pestone sul piede se l'è sentito, ha detto no, ma noi siamo una nazione sovrana, indipendente, l'America non ci dette tempi. Noi siamo una nazione che qualche mese fa, e te lo ricordi bene, un certo Schwab del World Economic Forum è venuto qui a dettarci dei tempi, un certo Bill Gates è venuto qui a dettarci dei tempi. Poi arriva Musk e dice qualcosa sulla magistratura, bello e buono riscopriamo di essere un popolo sovrano. Sì, sì, di questo ne parlavo anch'io con qualcuno giorni fa. Dicevo, nessuno si è stupito del fatto che appunto sia Bill Gates che Zuckerberg sono venuti a parlare privatamente con il governo senza che noi sapessimo o potessimo sapere nemmeno di cosa cazzo stessero parlando, cioè il che è agghiacciante. E poi facciamo tutta sta pantomima per due frasi che un privato cittadino, perché al momento non ha cariche politiche, ha espresso nella sua assoluta legittimità a proposito della, cioè, pensiero che penso sia anche condivisibile da una buona fetta della popolazione italiana sul fatto che la magistratura sia tutto tranne che non asservita. Però, Sì. però nel libro lo spiego il perché. Perché fondamentalmente se andiamo a analizzare le scatole cinesi, ci sono delle corporation che sono, a parte come PIL e come produttività, eccetera, sono sovrastatali alle nazioni. Le nazioni sono solo la scatola piccola della matriosca. E allora, se qualcosa è sovrastatale, significa che anche come potere è sovrastatale. E quindi, giustamente, prima di attuare delle politiche, io vengo dal mio subalterno, insomma, e quindi praticamente dico quali devono essere le politiche che deve adottare quella nazione. Se noi non contiamo niente, siamo, diciamo, non è che non contiamo niente, siamo degli spettatori, è come se fossimo un po' ancora a scuola o all'asilo e anziché insegnarci le cose direttamente, da quello che mi stai prospettando tu, diciamo, ci mettono davanti a un film del quale dobbiamo capire la morale, in un certo senso. Non ci vogliono dire direttamente cosa dobbiamo fare o non fare perché non ci sarebbe nessuna crescita di consapevolezza, ma dobbiamo in qualche modo arrivarci per vie traverse, sperimentando tutta questa cosa e non solo teorizzandola in maniera, come posso dire, teorica. Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che è accaduto 4, 5, 6, 10 anni fa e oggi ce lo stanno mostrando perché è un po' come se tu, per esempio, hai tuo figlio, no? Accadono cose spiacevoli e tu praticamente nella protezione non gliele fai vedere, ok? Poi al momento giusto gli vai a dire guarda che noi abbiamo vissuto questa guerra mondiale, per non dire pantomima, perché quello che è successo a mio figlio, io gli ho raccontato delle cose di quei 4 anni che lui non aveva vissuto, cioè un po' mi ricorda il film di Benigni, non so se te lo ricordi, poi nonostante non mi piaccia l'attore, in cui lui recita delle cose per proteggere il figlio, dice no guarda questi stanno facendo questa cosa qua, non mi ricordo con Sì, la precisione vita è come si chiama bella. quel film, e più o meno è la stessa cosa, cioè nel senso che nel momento in cui sono accadute, siccome erano realmente tragiche, non ci sono state mostrate. Quindi tutto quello che abbiamo vissuto, soprattutto dal 2020 in poi, mentre prima del 2020 noi, sia io che te, cioè, abbiamo vissuto in un Truman Show e oggi ci stanno mostrando tutto questo. Ma se tu te lo guarda, io ti invito a rivederti quel film, Truman Show, No, no, ma perché io, veramente io non ho difficoltà, io non ho difficoltà con niente, nel senso mi ritengo una persona veramente aperta, poi se una cosa mi convince, sedimenta in me, la collego a tutto il resto, ma non ho paura di, cioè, di cosa pensano gli altri di me o queste cose qua, non me ne frega assolutamente un accidente, sono veramente interessato a capire. E, e tutto quello che hai detto ha una sua coerenza e una sua logica. Quello che mi chiedo è, secondo te, cioè tutto questo avviene perché al di fuori di noi ci sono delle influenze divine per chi è credente o piuttosto che, o sono gruppi umani o qualcos'altro ancora che si muove proprio dietro, che ci porta un po' a spasso in questo, chiamiamolo, in questa lotta per ottenere consapevolezza. Cioè gli uomini vengono ispirati in qualche modo, c'è qualcuno che gli sussurra fisicamente all'orecchio a questi guarda, uomini. io questa domanda ho risposto un po' quando andai da Soraya, no? Disse che comunque
noi siamo umani, perché in effetti se tu vuoi andare in Marocco devi fare un casino per organizzarti e andare in Marocco, no? Invece c'è certo. gente che praticamente organizza il viaggio in Australia in un minuto e magari fra un paio d'ore si trova anche in Australia partendo dall'Italia, ok? Questi hanno delle potenzialità sovraumane, ok? Quindi già questa è una definizione. Hanno delle potenzialità economiche sovraumane, cioè che possono permettersi delle cose che tu come comune mortale non ti puoi permettere, ok? E queste potenzialità sovrumane vanno a corrompere governi, corrompere magistrature, vanno a dirottare elezioni, vanno a dirottare. Quindi poi se siano veramente umani o siano alieni, cioè estranei all'uomo, eccetera, non ci interessa, ma comunque hanno un potere che hanno la capacità di dirottare intere nazioni, interi continenti e l'intero mondo a livello globale. Secondo te, che cosa cambierà? Che cosa potrebbe cambiare in queste nuove elezioni? Che cosa potrà fare di meglio Trump? Insomma, per chi ha avuto voglia di vedere, la sua è stata una legislazione tutta tesa a difendersi da un attacco mediatico, giudiziario, al di là di quelle che sono le preferenze di ognuno di noi, piaccia a Trump, non piaccia a Trump, questi sono dati di fatto, cioè è stato messo sotto una pressa, difficilmente qualunque persona avrebbe potuto governare e portare a casa un proprio progetto in condizioni tanto difficili. Che cosa ha fatto e che cosa potrà fare di diverso oggi con alle spalle quell'esperienza? Vabbè, io penso che la situazione in cui ci stiamo trovando è questa, che abbiamo sempre vissuto in un sistema economico e attualmente invece con il Quantum Financial System, che è il QFS, col ritorno al gold standard, ma che non è proprio un vero gold standard, ma un ripristino degli asset reali, cioè perché ricordo che poi la moneta, come abbiamo detto prima, è stata svincolata dal valore dell'oro e quindi ha iniziato a viaggiare liberamente e quindi poi i poteri forti hanno potuto stampare a dismisura moneta e comprare chiunque e qualsiasi cosa. Sì, E invece il ripristinare, da lì in poi bolle finanziarie, casini, catastrofi, cioè negli ultimi anni si è visto poi il risultato di questa finanza creativa che insomma poggiava sostanzialmente sul nulla, anche perché il debito americano nel frattempo è cresciuto a livelli da fantascienza. il ripristinare praticamente il valore delle monete sull'oro, sugli asset reali. Per asset reali significa materie prime, metalli rari, ma anche asset reali come quelli italiani che sono quelli del turismo, dell'arte, eccetera. Significa poi dare veramente valore ai soldi. Invece dei soldi che non poggiavano sul nulla, in effetti non avevano valore. Io ho una stampante stampo e mi posso comprare lo yacht da 2 miliardi di dollari, mi posso comprare un intero stato, eccetera. E invece riposizionare moneta su questi asset reali significa che comunque la moneta non è più carta igienica, ma tutto ciò che uno interscambia con altre persone ha un vero valore che è paragonabile poi al vero valore del lavoro, eccetera. Che cosa è successo? Che partendo da questa questione degli asset reali, i paesi poveri del mondo, con a capo poi Cina, Russia, India, Sudafrica e Brasile, praticamente che hanno l'acronimo BRICS, si sono uniti e hanno iniziato a costruire un sistema alternativo più equo. Perché poi anche le domande che qualcuno può fare, chi mi dice che poi chi sta agendo adesso in effetti non lo fa per... è l'altra faccia della medaglia, insomma, e comunque vuole lo stesso il nostro male. Il ripristino di certi valori significa poi il ripristino di certi valori sociali, perché anche la pantomima, la chiamo così perché non si può chiamare in un certo modo, è stata esposta da Lukashenko, che è il presidente della Bielorussia, come una cosa fantomatica in cui lui è stato finanziato prima con 100.000 dollari, con 1 milione di dollari, eccetera, fino ad arrivare a cifre disperate perché lui non ha voluto accettare il lockdown. E questa cosa, come ho detto nell'intervista che abbiamo fatto assieme in passato, che parlavamo del tuo libro Le tre metamorfosi, è stata denunciata poi sul libro Operazione Corona,
dove Lukashenko spiega poi come hanno fatto poi Stato per Stato insomma, a comprarsi lockdown e far creare questo teatro mondiale globale su questa pantomima. E quindi in effetti se i soldi hanno valore, in quel momento quei soldi sono partiti dal Fondo Monetario Internazionale che aveva la capacità di stampare, ha stampato molto prima perché era tutto in preventivo, cioè questa cosa era stata progettata da decenni e probabilmente doveva partire con la vittoria della Clinton e invece praticamente ha avuto un colpo di arresto. Loro dovevano avere quasi 15 anni, 16 anni per portare avanti questo piano, invece aver perso quei 4 anni in cui ha vinto Trump gli ha tolto terreno sotto i piedi e quindi hanno dovuto accelerare. Hanno cercato di utilizzare la pantomima per far perdere le elezioni a Trump e l'ho scritto nel libro, no? Dicendo lui non è capace di gestire un qualcosa e paradossalmente poi in luoghi diversi un nostro Presidente del Consiglio, nonostante i tanti lutti che abbiamo avuto in Italia, veniva super elogiato, no? Allora sempre due cose opposte, cioè Trump veniva denigrato e chi c'era, non faccio nomi, qui in Italia veniva super elevato a eroe o a supereroe, eccetera. E quindi sono questi criteri qua che ti fanno comprendere che comunque sotto ci sono delle basi eque e legittime per tutti, perché oggi se io sono figlio di qualcuno e vado in banca e chiedo un prestito, mi danno 100.000 euro così e basta, no? Non devo restituire niente. Se invece vai tu che sei un signor nessuno, no, chiedi 100.000 euro, devi restituire 200.000 euro. E quindi questo è già il primo sistema. Siamo già oltre, cioè se non offri delle garanzie non te li danno nemmeno, cioè se non hai qualcosa. Il QFS è anche lo stesso strumento, ti dico un'altra cosa che ti sconvolgerà, il sistema X sarà una piattaforma di interscambio praticamente, cioè non esisteranno più le banche, questo è ciò che prevede il QFS e se qualcuno pensa che questo QFS sia una cosa fantomatica, la Banca d'Italia ha già comprato i computer quantici, già ha messo un bando e quindi si sta trasportando su questo nuovo sistema finanziario. Torniamo alla questione Trump. Il BRICS quindi ha già dato una botta forte al cerchio praticamente e chi governava il vecchio sistema economico si è trovato a perdere la mano del gioco. La mano del gioco sappiamo chi gioca a carte, chi arbitra una partita, praticamente è fondamentale perché tu puoi dirigere una partita di calcio, puoi dirigere una mano di poker, eccetera. Perdere la mano significa che comunque praticamente passi il potere all'altra persona. E quindi questo BRICS che è partito con Brasile, insomma Russia, India, Cina e Sudafrica, oggi si ritrova ad avere 154 stati e se prendiamo che per esempio l'Etiopia, nel libro l'ho citata questa cosa, che è un paese che noi consideriamo del terzo mondo, ha una produzione economica ma che è 3 volte quella degli Stati Uniti, ci rendiamo conto di come questo sistema finanziario sta cambiando. Trump collabora con questa alleanza, in effetti lo scopo è quello di arrivare a unificare l'Occidente con questo BRICS e rendere poi il sistema economico e finanziario vero, perché oggi noi invece viviamo un sistema che è borsistico, cioè in effetti vale più la speculazione e l'economia finanziaria che l'economia reale. Ne ha parlato spesso Malvezzi su Radio, no? Insomma, di queste cose, eccetera. E spesso anche lui lo dice, noi dobbiamo tornare all'economia reale, cioè quello che produce Davide Clemente è economia. Le speculazioni invece sono frodi, sono imbrogli, eccetera. Passeranno nuovi sistemi energetici e se tu fai un'indagine, ma invito a tutti quanti a fare questa indagine, in Germania sono state spente 6-7 centrali nucleari, in Francia la stessa cosa, in Slovenia, in Iran, ovunque praticamente, in Giappone addirittura ci sono state dei pesci che sono entrati nelle turbine, insomma, e hanno fatto sì che si spegnesse questa centrale nucleare, ce le hanno raccontate di tutte le minestre, insomma, i giornali, ma perché lo scopo è quello di arrivare a nuovi sistemi energetici e quindi anche la cosa che dicevi tu dell'Africa è importante perché il Niger, che era il più grande produttore di uranio e forniva le centrali nucleari francesi, in effetti con l'ultimo colpo di Stato che è stato comunque sostenuto dalla Russia, è stato sostenuto dal BRICS, eccetera, in effetti hanno cacciato a pedate i francesi da lì e i francesi adesso si trovano queste centrali nucleari su cui hanno investito miliardi e quindi però stanno producendo energia a carbone.
no? Perché in effetti l'uranio prima c'era una forma di racket, cioè io vengo da te, questa cosa costa 10 e io me la prendo a 1, ok? Questo era il potere di questo vecchio sistema economico. Adesso che l'altra parte si è rafforzata e ha un BRICS dietro alle spalle, che anche potenzialmente insomma pone un esercito, perché abbiamo visto che anche la Cina si sta muovendo in Africa a favore di questi paesi, allora alla fine, come si dice, il cappio è diventato stretto per questi qua. Quindi poi torniamo a quello che potrebbe succedere, cioè in questo momento per non perdere la mano del gioco, del tavolo, loro possono, da qui all'insediamento di Trump, possono permettersi soltanto una cosa, e ce la stanno narrando piano piano, cioè missili inglesi forniti agli ucraini per lanciarli in Russia, no? Eccetera. Perché in effetti loro vorrebbero portarci sull'orlo di una guerra mondiale. E io nel libro ne parlo di questa cosa qui. E questo orlo della guerra mondiale poi servirà realmente a tutti quanti a capire che chi ci ha governato fino ad oggi, chi è ritenuto come ente democratico, e non faccio i nomi perché non possiamo farli, ma li conosciamo, no? Queste sigle a 3 lettere, a 2 lettere in Europa, UE, eccetera, alla fine hanno soltanto sostenuto questi macro sistemi finanziari e corporation e si sono disinteressati totalmente ai popoli che governavano. E quindi in effetti loro hanno quest'ultima mossa da poter fare prima dell'insediamento di Trump, che è quella di sconvolgere i piani per 2 motivi. Uno, non penso che comunque oggi ho fatto un post in cui parlavo del puffo occidente che combatte contro l'Ulk rosso, no? In effetti i G7 ormai vengono chiamati piccoli 7 perché in questa dimensione sono i paesi più poveri del mondo. Se Sì. l'Etiopia ha una produzione che è 3 volte quella degli Stati Uniti, ho spiegato tutto. Quindi in effetti che cosa vorrebbero fare? È come se volessero farci credere che il piccolo buffo, il grande buffo, poi si va a scontrare con Hulk rosso, no? Cioè, secondo me non hanno nessuna possibilità. Allora, o sono dei kamikaze, o la seconda cosa è che loro vorrebbero arrivare a degli accordi politici su cui loro hanno la loro fetta economica, no? E quindi che non gli venga tolta e gli venga preservata. Io penso che comunque tutta questa manovra di missili e di narrazione che ci porta alla terza guerra mondiale è per far vedere che il puffo è Gargamella praticamente e quindi se la può giocare minimamente con Hulk rosso. E quindi in effetti arrivando a questi tavoli di concertazione e di contrattazione avranno la loro fetta di torta che gli permetterà di sopravvivere almeno non nel potere ma nelle ricchezze che in passato li hanno insomma resi Secondo me quell'imperfetto che governava il 99% della popolazione. vedremo. Peraltro in Italia sta arrivando una bella tempesta legata a Hollywood, non so se hai sentito insomma le vicende legate a Puff Ah, Daddy, sì, 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 e certo. quella dimensione coinvolgerà anche l'Italia, ma anche legata alla questione dell'isola di Epstein, eccetera. Quindi viviamo un periodo particolare e l'insediamento di Trump, secondo me, rappresenta per loro un boomerang e per evitare, insomma, di non fare la fine, come dico nel libro, dei topi che affondano assieme alla nave che affondano, cercheranno di fare di tutto, insomma, anche per arrivare a un tavolo, come ho detto prima, di contrattazione in cui magari, capito, avranno delle, chiamiamole buone uscite. Quindi il suggerimento che do è vedete queste narrazioni di guerra in un certo senso, non entrate in dinamiche di paura perché in effetti quello che hanno fatto, che faranno i giornali come hanno fatto durante la pantomima è quello di portarci poi a livelli di paura, temere di uscire di casa e tutta una serie di cose. Vivetevi questo momento come un qualcosa di positivo che sta arrivando. Io ho cercato di raccontarlo nel libro tutta questa cosa e spero mi sia riuscito, insomma. No, no, nel libro ti è riuscito assolutamente. Spero veramente che possa essere un'occasione per un cambiamento reale. Però l'importante secondo me è essere aperti e non pensare che tutto quello che proviene da questo schermo nero che abbiamo nelle nostre case sia una finestra sul mondo e che ci mostri veramente poi fuori No, dalla certo, nostra casa ciò che accade, perché non è per nulla così, insomma. certo.
Io concluderei qua, secondo me abbiamo messo tanta carne al fuoco e vorrei consigliare veramente a chiunque di acquistare il tuo libro perché, ehm, sia per gente che è già dentro a questi argomenti, ma soprattutto gente che non ci ha messo ancora il naso, può essere un testo fondamentale ehm, per capire come e perché ci troviamo nel momento in cui ci troviamo. Quindi l'elezione immaginata di Giuseppe Mosco. Grazie Davide, per capire il Truman Show in cui Sì, viviamo. sì, 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 è un buon manuale guida. Grazie Niente Davide. Giuseppe, alla prossima, grazie per l'ospitalità e saluto i tuoi ospiti, il Ciao a tuo tutti, pubblico. buonasera. La decisione di estromettere la sua squadra dal caso del serial killer che rapisce, sevizia e uccide delle ragazzine getta Lara Molteni e la sua squadra nello sconforto. Privi di risorse e frustati, decidono di coinvolgere nelle indagini il fratello di Lara, Gregorio, personaggio borderline, completamente fuori dagli schemi, ma dalle capacità particolari. Infatti, quasi subito, Gregorio nota un particolare, sfuggito a tutti gli altri. Analizzando le foto del primo omicidio, si accorge che l'intera scena è un'allegoria del libro di Nietzsche. Così parlò Zarathustra. Spostando il focus sui vari personaggi, entrando nelle loro vite e tratteggiandone la storia e la psicologia individuale, la caccia al mostro diventa l'opportunità di comprendere che il bene è un argine costruito con fatica e che va difeso con ogni mezzo a disposizione, proprio perché da solo non esiste.